Quando raggiungo posti come questo mi dico che ho fatto proprio bene a installare un motore elettrico nella mia vecchia mountain bike. Non mi sarebbe mai passato per la mente di venire fin quassù pedalando in bicicletta e invece grazie al kit della Bafang che mi ha permesso di rendere elettrica questa mia vecchia mountain bike, eccomi qui. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Eh sì, aver installato un motore elettrico nella mia vecchia bicicletta ha trasformato non solo la bicicletta ma anche il mio modo di viaggiare. Il giro di oggi inizia qui dalla vecchia ferrovia di Canove sull'altopiano di Asiago. Un anello di circa 40 km non particolarmente difficile che io chiamo il mio giro delle Malghe perché oltre a vedere le caratteristiche malghe dell'altopiano di Asiago c'è tanta natura e storia da scoprire. La prima parte del percorso segue la ciclabile della ex ferrovia, detta anche appunto del trenino. Una ciclabile semplice, molto piacevole, che congiunge il territorio Tresche-Conca, Canove fino al centro abitato di Asiago. Si lascia sulla sinistra il centro abitato di Asiago e fra poco iniziamo lo sterrato. Prendiamo questo primo sentiero per Contrada delle Ave, la direzione è quella dell'ospedale di Asiago. Ed ecco una prima salita che porta anche all'Inta Hotel. E già da quassù si ha un incredibile panorama su tutta Asiago. Dalla Contrada delle Ave, quindi adesso ci inoltriamo in quella che viene definita la foresta del Brental. Qui si sale bene, costeggiati dal bosco, per giungere al lazzaretto, dove venivano portati gli appestati durante la pandemia. La chiesetta votiva di San Sisto qui al Lazzaretto è stata costruita come ringraziamento della fine della peste del 1631, ma un po' tutto questo luogo è indirettamente dedicato a San Lazzaro che è il protettore dalla peste. Il Lazzaretto è anche la tappa principale della Grande Erogazione, una processione, una specie di rito di ringraziamento che si rinnova da 400 anni il giorno precedente all'Ascensione. Molte cittadine del Vicentino, come Poiana Maggiore e Noventa Vicentina, sono rimaste da allora, città gemellate con Asiago, proprio nell'occasione della pestilenza. Molti gli sfollati andarono appunto proprio nelle città della pianura per attendere un po' che passasse la pandemia che aveva colpito in maniera così forte tutto l'altopiano. Giunti a questo incrocio svoltiamo sulla destra in direzione del cimitero inglese. E questo è un piccolo ospedale da campo inglese, proprio perché qui c'era un contingente militare britannico, che era qui dal novembre del 1917. È uno dei pochi manufatti che sono rimasti così integri e ci fa anche capire la sofferenza che devono aver passato qui i giovani militari. E purtroppo molti di quei giovani non ce l'hanno fatta e qui poco distante infatti c'è il cimitero inglese.
Fa impressione vedere il 26 giugno 2022, Marica, Calabrecco, Ucraina. Buon riposo, cari soldati, scrivono i bambini. Onore ai caduti. Tutto l'altopiano di Asiago, ricordiamo, è stato teatro delle più sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale per la difesa della libertà e dei confini italiani. E spesso lungo questi sentieri capita appunto di trovare dei cimiteri di guerra. E la strada adesso continua in salita in direzione Granezza, Montecorno, e ogni tanto il bosco lascia spazio a delle incantevoli radure dove spesso le persone si mettono a fare dei picnic o semplicemente a riposarsi e prendere un po' di sole. Giornata spettacolare qui sull'altopiano di Asiago. Superata questa salita, per chi vuole c'è già un primo rifugio Granezza, ma noi proseguiamo. Proseguiamo anche se devo dire che i profumi che arrivavano dal rifugio erano veramente invitanti. Giunti qui a Bocchetta Granezza sul Monte Corno, la strada prosegue e inizia il famoso sentiero delle Malghe. Ma prima di percorrere il sentiero delle Malghe, quello tradizionale, facciamo una piccola deviazione fuori strada per giungere in vetta. Questo è il tratto più ripido e impegnativo dell'intero percorso, però devo dire che è veramente magico questo posto nel bosco che ci porta fino in vetta. Siamo quasi arrivati proprio alla sommità del monte. E qui sulla destra c'è la casara Cima Fonte, che è praticamente l'ex Malga Cima Fonte. Siamo a 1480 metri sul livello del mare, quindi arrivati dalla stradina si gira direttamente a destra. Questa è la cosa che mi piace di più della bicicletta elettrica e delle e-bike, il fatto che dà ancora a molte persone la possibilità di muoversi, di conoscere, di esplorare, di stare nella natura. La discesa si svolta a sinistra sulla strada asfaltata, che poi ci ricongiunge con la strada, quella classica che porta al Giro delle Malghe. Percorrere questa strada
è veramente qualcosa di unico e pensarci di esserci arrivato pedalando, anche se con l'e-bike, senza far rumore, la rende speciale. Panorama incantevole verso la pianura padana con i colli Berici e in fondo anche i colli Euganei. Tutto questo versante è anche scelto da chi fa volo libero per i loro lanci con il parapendio. Ed è impossibile non fermarsi ad ammirare questo panorama a volo d'uccello sulla pianura. Siamo ormai al Giro di Boa e iniziamo la lunga discesa che ci porterà verso Canove a chiudere questo percorso ad anello, ma prima un'altra deviazione, questa volta per una meritata pausa. E poi quando pedalando arrivo in posti come questi ribadisco, ho fatto proprio bene. Ciao Claudia! Ciao Ivan! Claudia, devo dire che sono in un paradiso, ma spiegami bene dove siamo qui. Allora, oggi sei in Malga Pau, siamo nel comune di Caltrano, anche se il territorio è quello dell'altopiano di Asiago. Siamo a un'altitudine di 1200 metri, quindi territorio montano, ma ancora abbastanza raggiungibile. Ed è, diciamo, il posto migliore per venire dopo un giro in bicicletta a mangiare. Dici quali sono le vostre specialità, Claudia? Noi siamo una malga un po' anomala perché non produciamo formaggio, abbiamo la produzione di carne di manzo. Noi abbiamo un tipo di allevamento che si chiama linea vacca-vitello, perciò i vitelli nascono al pascolo e crescono insieme alle madri. Quindi ciucciano loro il latte che la vacca produce e noi non ne abbiamo da trasformare e fare formaggio. E poi appunto produciamo la carne di manzo, quindi tutti i nostri piatti sono a base di carne che produciamo noi. Noi siamo specializzati nella cucina, diciamo, casalinga tradizionale veneta, quindi principalmente proponiamo spezzatini, tripe alla parmigiana, fegato alla veneziana, coradela, poi facciamo i primi, l'antipasto con la carne cruda, quindi con tartare e carne salata, sempre di produzione nostra. Abbiamo il salame di manzo che facciamo noi. E poi una domenica ogni 2 settimane facciamo ovviamente la carne ai ferri che non può mancare. Claudia, una cosa bella di questa malga è che siete tutto uno staff super giovane. Sì, diciamo che in azienda che gestiamo siamo io e mio fratello insieme a mio papà, che è stato l'ideatore, colui che ha cominciato tutta questa avventura. Poi siamo entrati in società io e mio fratello ha 30 anni, quindi siamo entrambi molto giovani. Scelta di vita perché comunque noi ci siamo cresciuti in mezzo, abbiamo sempre vissuto in mezzo alla natura, abbiamo sempre avuto le vacche, quindi la passione c'è da quando siamo piccoli. Adesso stiamo pian pianino crescendo, portando avanti il lavoro che ha cominciato mio papà, cerchiamo di fare insomma del nostro meglio e anche il nostro staff sono tutti amici nostri, ragazzi molto giovani che hanno voglia di fare un tipo di esperienza un po' diversa. Ecco. Claudia, un'ultima curiosità, questo è un posto prettamente estivo. Quanti mesi all'anno siete qua? In Malga siamo da metà giugno a metà settembre circa. Delle volte riusciamo a aprire un po' prima perché magari il tempo è bello, dipende da madre natura, quello che decide e noi andiamo dietro a quello che fa lei. Sei contenta di questa tua avventura? Moltissimo, non tornerei indietro per niente al mondo. Bene, grazie Claudia e a tutti voi che mi seguite, venite qui in questa malga che è un posto meraviglioso. Grazie Claudia. mille Ivan, ciao. grazie. Ciao. Ciao. Riempie il cuore vedere ragazzi giovani che si impegnano con passione in un'attività non certo facile e in un territorio impegnativo come quello montano. E devo ringraziare ancora una volta la mia bicicletta elettrica che mi dà questa grande possibilità di raggiungere sempre nuovi territori e conoscere le persone che lo mantengono vivo. Arrivati a questo bivio da Malga Pau si svolta subito a sinistra per questa strada sterrata che porta a Cesuna.
Giunti al termine della lunga discesa si arriva in prossimità del centro abitato di Cesuna e qui in questo incrocio siamo in un altro luogo sacro. Infatti qui c'è l'ex cimitero italiano e inglese di Val Magnaboschi. Ex cimitero perché in realtà le salme sono tutte deposte nell'ossario di Asiago. Giunti a Cesuna svoltiamo sulla destra e riprendiamo il sentiero dell'ex ferrovia. Pochi chilometri ancora e quasi tutti in discesa nel bosco e giungeremo a Canove. Ed eccomi arrivato al punto di partenza di questa mattina, l'ex stazione ferroviaria di Canove, da dove sono partito per questo mio giro delle maglie. Un percorso che il mio display indica proprio 40 km giusti. E per quanto riguarda i consumi, la mia batteria da 840 Wh mi indica che ho ancora un 82% di batteria. 40 km, 82% di consumo della batteria e un dislivello di 781 metri. Per questo magnifico giro ricco di storia, di tanta natura e anche buona cucina. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.